siamo qui in questo fantastico contesto, ospiti di questa proprietà privata che c'è alle nostre spalle, che ringraziamo il proprietario e ringraziamo l'amministrazione comunale di Santa Giulietta che ci ha permesso questa fantastica visita, tra l'altro in questa giornata così luminosa e bellissima, sì, veramente c'è una luce incredibile. E la storia di questo complesso è veramente si perde nella notte dei tempi, infinita. Sì, perché documentandoci abbiamo trovato veramente tracce dal 1100 in poi, con ricorrenti cambiamenti anche di proprietà. Partiamo quindi dall'Alto Medioevo con questo insediamento. Non è mai stato un insediamento militare, ma diciamo più amministrativo, di controllo del territorio. Sotto il feudo di Broni, paese qua vicino, la famiglia Beccaria intorno al 500 fino per diversi secoli ha continuato a controllare, a dominare anche come proprietà questo maniero, e poi dal 1700 in poi diciamo che è ritornata una nuova proprietà con una nuova ristrutturazione che ha cambiato completamente anche l'assetto architettonico della struttura. Si sono perse ad esempio le prigioni, che poi nel mentre sono diventate cantine, che oggi visiteremo e sappiamo essere ancora ricche di energie e di suggestione, e fino ad arrivare ai primi dell'Ottocento, quando appunto la proprietà ha dato questo stile neoclassico alla struttura, una struttura che ha ben 12 camere da letto, solo camere da letto, 3.400 metri quadri di superficie, è una cosa incredibile, un parco sappiamo che dove trascorrere la notte. Sì, tra l'altro è in vendita se volete, e ricordo che appunto non è abbandonata, ma è appunto grazie alla proprietà che siamo entrati a fare questa visita. E che ringraziamo nuovamente. Questa anche è la storia. Per tenere in piedi sì, veramente, po' di roba, perché i simboli delle famiglie che si sono succedute sono ancora visibili. È incredibile, ad esempio, poi lo andremo a vedere, un tavolo da biliardo che è talmente bello e grande che non esce nemmeno dalla camera, quindi il nuovo proprietario se lo terrà prezioso vicino. Fa parte sì. dell'arredo. E poi la varia iconografia legata appunto a aspetti esoterici che qui sono abbastanza ricchi e ferventi, ma sappiamo che comunque chi è venuto qui in alcuni momenti ha potuto vedere, soprattutto a partire dalle prigioni, ma poi in alcune stanze particolari, questa sagoma di donna accogliente, perché comunque la leggenda vuole che se tu entri in questo luogo ben disposto vieni accolto altrettanto in modo positivo, ma se tu entri con un animo mal disposto, allora lì non ce n'è per nessuno. L'altra leggenda vuole, ma anche qui siamo un po' nella suggestione, che cambiando di camera in camera e tornando indietro le stanze cambiano un po' forma e dimensione, si abbia questa percezione, che probabilmente è più legata all'abilità dell'architetto che ha costruito e completato. Oppure alle enoteche. E alle enoteche che qua intorno ci sono. Esatto. E anche combini molto buoni. Quindi diciamo che tra questo incrocio di leggenda e storia, che come diceva Matteo è veramente molto, molto ricca e bella, come dire, che si perde veramente nella notte dei tempi, partiamo con l'animo ben disposto. Assolutamente, devo averlo per forza, perché altrimenti sono cavoletti amari. Quindi entriamo con la gentilezza dovuta che abbiamo sempre avuto. A parte avuto, che non siamo mai stati aggressivi. mal disposti, assolutamente. Ecco, la nota insomma colorita che insomma quando si esce col capitano succede, vero Matteo? Sì. È che nonostante sto po' di villa, lui ha adocchiato subito la parte in rovina. La parte rovinata. Deve esserci il brivido, se no. Ma questa fa parte insomma del capitano, che lui sia sul suo canale Urbex, al quale ovviamente vi invitiamo a iscrivervi, sia con noi, insomma, mette sempre in risalto. Va bene, adesso dopo questa bella chiacchierata di 5 minuti, a questo punto cominciamo. Allora,
Allora ragazzi, prima di iniziare l'indagine dobbiamo ringraziare il sindaco di Santa Giulietta, la signora Simona, che ci ha permesso di visitare questa struttura meravigliosa. Noi la stiamo scoprendo a piccoli pezzettini e è una cosa meravigliosa, quindi lascio la parola a lei per un piccolo saluto e ci vediamo più tardi per l'indagine. Buongiorno a tutti, sono contenta di ospitarvi in questo posto, questa Villa Isimbardi, e ringrazio il proprietario che è sempre gentile niente, spero che la vostra indagine vada a buon fine, ecco. Occhio agli strumenti, ragazzi. Questa è la cucina storica. Ecco, che bello, cavolo. Mamma mia. Queste cucine qua. Porca miseria. È un labirinto qua dentro. Mamma mia. Io mi sono già perso, pensate. Ecco, qui abbiamo l'ultima stanza, diciamo, qua c'è il passaggio, Sì. diciamo, quindi passiamo dalla parte dei servitori, della servitori, e vediamo che anche Anche il pavimento, vedi, dai Sì. mattoni al parquet. Si passa dal mattone al parquet. Porca miseria. Mamma mia. Che lusso. C'è qualcuno che ci sta accompagnando intanto che facciamo questo giro? C'è la cassa di bande qua. C'è qualcuno in questa villa meravigliosa? Siamo venuti solo a far domande, ma non assolutamente a disturbare. Siamo curiosi di conoscere la vostra storia. Se c'è qualcuno che ci segue, si può avvicinare agli strumenti che abbiamo in mano, che hanno la possibilità di illuminarsi. Ma sembra un passaggio segreto qua. No? Ci sono le... Sembrano militari. Sì. C'era un passaggio che quando c'era il vecchio castello. Forse è speculare quello. Sì. Grazie. Porca vacca, che bello. Mamma mia. Ragazzi, fate luce perché merita di essere inquadrato sto posto. Mamma mia, che bello. Matte, fai luce? Mamma mia. Queste stanze qua che dicono che vedono il passaggio, eccolo. Cos'è? Qui è il biliardo. il biliardo. Perché è che sala vicino a dove c'è il biliardo che vedono la sala della signora. È qua? Allora magari lo lascerei qua, forse, il Full Spectrum. Se è qui che vedono la sagoma della signora? Non è una brutta idea, eh? Una bella lotta tra la cucina e... Però mi sa che qua, guarda, io la metterei lì sul camino che inquadra questa stanza, oppure qui che inquadra tutto là. Vediamo. Ma anche questa è strana, sta stanza. C'è questo corridoio con le pareti rosse. Mamma mia, che bello. Porca miseria. Chiediamo scusa se siamo entrati nella stanza da bagno. È originale, ci ha detto che sì. Sì, qui invece ci sono tanti bagni moderni, sempre frutto della ristrutturazione. C'è qualcuno in questo bagno?
Mazza uno specchio, che sbocco. Cioè, mi sono spaventato da solo. Questa è la doccia o la sauna? Infatti sembra una sauna. Mi state seguendo? Simona, ma queste pareti rosse perché? Questi erano proprio appendiabiti. Ah, appendiabiti, ah ok. Erano proprio, penso che, appunto come dicevo, l'attuale proprietario ha acquisito l'immobile, non i mobili, Ok. tranne appunto il biliardo perché non si riesce a spostare alcuni piccoli pezzi. Penso che questi siano stati prelevati, tolti proprio dal precedente. Sì. Ragazzi, teniamo d'occhio gli strumenti perché Lara ha brillato prima, eh? Un attimo, ma ha brillato. Questo è particolarissimo, cos'è? È una stufa. Porca miseria, ma sembra quasi una cappelletta qua. Con lucernario sopra. Urca, e il sì, i bagni di una volta. Sì. A me ha dato un po' senso strano la cosa del biliardo. Dal biliardo? Sì. Del biliardo sì. Gira tutto attorno, che pensa? Qui cambia già il pavimento, qui Sì. siamo già nelle zone. Adesso il colore acceso. Ci sono dei bagni che sono favolosi. Porca vacca. Madonna mia. Ci sono dei bagni che... Cioè, sono più grandi di casa. Allora, ragazzi, a onor del vero, bisogna dire che le porte, se non si accompagnano, sbattono tutte. Quindi non ci sono fantasmi qua, in questo caso. Cioè, Diceva che si chiudevano da sole proprio perché Sì. i signori non dovevano far fatica. certo, poverini. Ma qui, cioè, guarda quanto è lungo ancora. Ma è un corridoio quello lì. Il bagno... Ah. Ma chi è che ha parlato? loro mi sa che... Di là, di là. forse ha fatto il giro. Ah sì. Ha fatto il giro. Gli armadi. Questa è una stanza, cos'è? Tutta azzurra, celeste. Ma è strana. Ma questo salone. Eh? Ma questo salone. Porca vacca. C'è un campo da calcio, non è un salone. Madonna. Cioè, ragazzi, non so se si... stai entrando? ma cioè, non so se si capisce, ragazzi, guardate quanto è lungo. Cioè, è devastante. C'è qualcuno qua? C'è qualcuno? Queste voci sono i ragazzi, eh. Se c'è qualcuno, la mia compagna ha in mano uno strumento grigio, avvicinatevi che brilla. Non abbiate paura, vi potete avvicinare, non fa nulla, non fa nulla. Cosa? Non ci sono dipinti? No, sono dipinti cassonetti sopra di legno. Ma mi sa che hanno portato via tutto qua. Ma anche, cioè, hanno i dipinti? Perché ha detto la sindaca che hanno preso la proprietà, ma non, cioè hanno preso i muri ma non gli interni. Gli interni probabilmente li hanno venduti o...
Questo è ansiogeno sto posto. Non mi spiego, non so perché. Questo salone che cos'era? Un salone proprio. Perché è strano? È strano. È un campo di calcio Una enorme. cosa che ho notato è che non ci sono dipinti. No, ce n'è giù uno piccolo quando siete poi giù siamo andati, siete entrati a destra, come vedete le foto sono tutte comunicate. Sì, esatto. L'unico dipinto a muro lo vediamo se avete girato a destra. Dove c'è il biliardo. Andavamo avanti, c'è ancora, compare l'unico piccolo dipinto. Se no ce n'erano tutti dei quadri che anche quelli appunto. C'è qualcuno qui con noi? Te l'ho detto che siamo entrati qui, era diverso. C'è qualcuno che vuole interagire con noi? Sono io. Qualcuno sta giocando a biliardo? O voleva giocare a biliardo e noi siamo venuti a disturbare? È che non ho acceso neanche il full spectrum perché ti stavo facendo vedere l'inquadratura, era spenta. È acceso adesso? No, adesso no. Finché siamo qui. Ciao ragazzi, scusate questa breve interruzione, cercherò di essere rapido, voglio spiegarvi brevemente quello che abbiamo registrato col mio piccolo registratorino, che vi ricordo è un registratore che ha un microfono digitale molto potente per cui riesce a captare suoni che sono difficilmente percettibili con l'orecchio umano. Vabbè, il primo è abbastanza chiaro, si sente durante il, chiamiamolo battibecco, comunque il botta risposta tra Corrado e Lara. Ha una risposta di Corrado su Lara, si sente una voce con un timbro chiaramente femminile che dice rispetta o rispettala, quindi Corrado viene sgridato perché appunto risponde a Lara in tono deciso. E vi posso assicurare, qui dovete ovviamente andare sulla fiducia, il suono è percettibile anche senza l'uso delle cuffie, ovviamente con l'uso delle cuffie si sente ancora di più. Il timbro sembra essere chiaramente femminile, vi posso assicurare che non c'entra con le persone che erano presenti al momento. Comunque si sentono le voci di Simona, mia, di Corrado e di Lara, che sono ben distinte dalla voce che dice rispettala. Sono io. Qualcuno sta giocando a biliardo? O voleva giocare a biliardo e noi siamo venuti a disturbare? E che non ho acceso neanche il full spectrum ti stavo facendo vedere l'inquadratura. È acceso adesso? No, adesso no. È acceso, dalla me. Finché siamo qui. Dalla me. Ah, beh, è accesa. Quando ce ne andiamo la accendiamo. C'è qualcuno qui? C'è qualcuno qui? C'è qualcuno qui? C'è qualcuno qui? Mamma mia, questi sono brutti. No, occhio a scendere di quelli lì. Questi fa molto interessante. Scovate l'intruso di queste botti. Scoviamo l'intruso. Intruso? La porta. La terza botte, il posto Ma cos'era? No, è stata manomessa per gioco, così dicono. Che Per senso ha? gioco. Sì. Cosa sono queste? Allora, qui siamo sottoterra e occhio sono Sì, ho visto, grazie.
qua entrava proprio diciamo, nella parte verso est e entrava proprio la neve e quindi si formava la ghiacciaia e dove venivano conservati i cibi. Infatti, come vedete, ancora una volta comunque appena scendiamo dalla cucina arriviamo dove c'è la cantina e dove c'è la ghiacciaia dove si conservava i cibi. Cosa ti ricorda? Sì, il Torrione. Sì. Prova a parlare del radio. Mamma, c'è un rimbombo pazzesco. Sì, c'è un riverbero pazzesco. Cioè, sembra qui. Sì, che ce l'hai attaccato alla È perché è rotonda. C'è l'effetto surround qua. Probabilmente è la parte più calda, no? Sì, perché in questo momento danze, nel senso che fa veramente, come dicevo, anche freddo dentro, che comunque è protetto. E queste sì, vabbè, qui c'è del vetro, perché prima era il No, vetro, la copertura. Queste cisterne? E probabilmente, cioè, prima erano aperte, lui le ha fatte... Qui siamo sottoterra e poi anche c'è l'acqua e così andava via. Cioè... Ma questo non sarà chiuso? No. Una botta. No, Sì, no, ma sempre dove... È vero, così legno. Infatti si pensava su un albero, cioè nel senso. Hai sentita? O qualcuno ha mugugnato? O siamo noi che rimbomba? Se noi. È pazzesco però, perché arrivano con una frazione di secondo di ritardo. Che spavento! Cos'è? Il pipistrello. Mamma mia. È qua? Questa è la prigione, vedete? Così piccola? Cioè la parte proprio originale, la parte più antica. Porca miseria. Dove si vedono gli anelli e la grata anche. Giusto. Sì. È strapiccola. Chissà in quanti erano qua dentro. È un buco. Non mi sento tanto bene. Non mi sento... No? Vuoi fermarti un attimo? No, però... Dimmi, fate venire un attimo, dico, a me sembra come se se qualcuno fuori che parla. Che parla? Cioè si sente una voce? No, cioè adesso non sento niente. Era come una... Può essere che venga da fuori. Ma sono voci che vengono da fuori. Ma non c'è nessuno fuori. Ma magari da lontano. Si sentono, cioè Ma qui Simona Sindaco, perché vi chiamate tutte e due Simona. Qui che cosa c'era in questo stanzone? No, qui... Niente? No, nulla. Allora, abbiamo... Fatemi luce ragazzi, se no io non vedo niente. Abbiamo una parte delle cantine dove venivano appoggiate le bottiglie di vino, perché i proprietari erano sempre abituati delle vine, che non vedete tutto questo. Sì. Questo qua, seguono. Ok, sì, vabbè. Quindi erano cantine queste. Madonna, ma è infinito. Qua l'ascensore. Porca miseria, non finisce più. Cos'è stato? Cosa? A fare shish. Non lo so, non ho fatto niente io. O al giubbotto, non lo so. Qui è la porta che
l'esterno. Qui dove eravamo prima. Ah sì, giusto. Mamma mia, ma rispetto a lì quanto si estende. Come vedete ci sono ancora i ganci, gli anelli Sì. a cui erano attaccati i prigionieri incatenati e le doppie inferriate. Sì, per non scappare. Esatto, le doppie inferriate per non scappare. C'è qualche prigioniero qui che è stato imprigionato in questa cella? In questa prigione? Se sì, abbiamo un po' di strumenti che possono confermarcelo. C'è uno strumento nero con l'antenna che suona, una pallina di plastica e un altro oggetto di plastica sopra con le luci. Oppure dite qualcosa. Possiamo sentirvi in un secondo momento. Se c'è qualcuno che vuole parlare con questo oggetto che ha una mia amica in mano, è un vocabolario con delle parole alle quali si può attingere, dalle quali si può attingere. Mi fanno entrare Simona, entra pure. Così. So che magari ti stai forse spaventando, se c'è qualcuno, si sta forse spaventando, incuriosendo, siamo in tanti, magari da queste parti capitano poche persone, o raramente, di sicuro quasi nessuno a fare domande strane come stiamo facendo noi. Ma se c'è qualcuno qua che è rimasto qua, potrebbe palesarsi, potrebbe farci capire che c'è. Gli oggetti che vedi sono Innocui. Esatto, non fanno niente di male. Semplicemente se ti avvicini possono illuminarsi o suonare. Alto. Alto? Alto dove? Dobbiamo guardare in alto? Dobbiamo guardare in alto? Ci stai guardando dall'alto? Dici di più. Avvicinati. Insediamento. Ci siamo insediati qua, No, ma effettivamente. poi sono anche posti che all'epoca... Può anche essere. Sì. Sei un prigioniero? Sei un prigioniero o sei una guardia? Qui paradossalmente mi sento più tranquillo che in tutti Che gli altri di là, posti. vero? Sì. Dobbiamo andare in alto? È in alto che dobbiamo andare? C'è una donna qui con... Devo fare qualcosa. Sì, Fallo. Cosa devi fare? fai qualcosa per farci capire che ci sei. Se sei una donna, per esempio, facci capire se sei una donna, se sei qui.
sfiori questi strani apparecchi, si illuminano, suonano, ma non fanno niente. Sei legato a uno di questi anelli? Vuoi che stiamo completamente al buio? Questo Accidenta. Proviamo a stare al buio, dai, spegniamo tutto. Non vedo niente Ho però. perso la vita qui. Oh, Non vedo niente, Hai no, perso bisogna la vita. accendere. Che la tengo io la telecamera ancora adesso. Vuoi che la tengo io? Sì, ma va bene, però non. Scarlett. Scarlett. prima hai detto ho perso la vita qui. Sei un prigioniero? O sei una donna che è morta Vedi qui? Matteo? Sì. No, dico, vedi nello schermo. Fortuna. Perché fortuna? Ma cosa vuol dire Scarlett? Ma è un nome. Hai perso la vita qui, è interessante quello che ci hai detto. Qui si perdeva probabilmente sì la vita, eravate in prigione. Sei stato torturato? Giocattoli. Sì, sembrano dei giocattoli. Sì, sembrano dei giochi, guarda. Uno addirittura fa rumore, guarda. Te lo faccio vedere, se ti avvicini fa la stessa cosa. Hai visto? Prova a avvicinarti tu adesso. O prova a toccare gli altri due giocattoli. Ti ricordano qualcosa? C'è una pallina anche, tocca quella. Di sopra abbiamo avuto l'impressione che ci fosse qualcosa che toccasse la pallina perché si è illuminata. Se la persona che ci segue è la stessa può rifarlo? Ma tutto tranquillo qua. Sì. Proprio. Ma non c'è neanche La, l'idea. la cosa è di sopra. Dove c'è il biliardo che mi dà Sì, l'impressione. sì. Ma dove dicono che si vede la La dama, Non so, proviamo Andiamo a là? guardare. Proviamo a star lì. Tolgo tutto qua. Sono morto in guerra. Però i due, sono morto Morto qui in- e sono morto in guerra. Sì. Di chi eri Per me qua, prigioniero? per me qua, se c'è qualcuno qua, è diverso da quello che ha fatto Che accendere. Sicuro, di sicuro. Sei morto in guerra? Eri prigioniero qui? Sei da solo?
comunque non parla di continuo, No, come fa di lo solito. stavo dicendo È io. come se stesse pensando. Ha detto 4 parole. Ha non detto è che- 4 parole, sì, a parte il. Sì, vabbè, a parte la prima che fa ridere. Gli però- scarti, esatto. Ma Ci stai studiando? Vuoi capire chi siamo? noi siamo stati maleducati, hai ragione. Non ci siamo presentati. Io mi chiamo Lara. Matteo, Bambina intorno a te. Corrado, Simona Bambina e intorno. Simona. Ci sono 2 Simona, Corrado, Matteo e Lara. Magari la signora che è sulla porta, la signora Simona che è sulla porta, forse la conosci già, l'hai già vista qua. La riconosci? Notte. Sì, Sta venendo buio. buio. È già buio. Però Qua però è come se ci fosse stata notte sempre, perché non è che sei in un posto dove c'è buio? Charlie. Carlo? Charlie. Charlie e Carlo? Sì, teoricamente. 1200. Oh! Porca vacca. 1200 è proprio quando è nato questo castello. Da Quindi cosa l'ho ti hanno tirato fuori imprigionato 1200? qui. Questo è interessante. Da dove l'ho tirato fuori? 1200. Sei qui, sei stato imprigionato qui in quel periodo? Quando c'erano le prigioni. Diventa solitario. Sì, ormai sei solitario qua, Sì. in effetti. Sei rimasto solo tu? Cioè, tanto 1200, tanta 1200 roba. l'anno in cui Sei rimasto solo tu qua? Puoi uscire da qua? Puoi andare in giro per il Mi castello? hanno ucciso. Porca eri vacca. imprigionato qui e Mi ti sono hanno morto in ucciso. guerra, mi hanno ucciso, 1200. Cominciano a... A venire fuori. Ma allora ci puoi dire il tuo nome? Oppure far suonare gli strumenti se sei qui con noi. Tanto guarda, puoi prendere anche energia da questi strumenti Esatto. se ti avvicini. C'è una pallina, c'è un aggeggio nero con l'antenna, altrimenti uno grigio sul muro e uno nero che è in mano alla mia amica. In alto cosa vuol dire? Che eri qua sopra? Eri qui? Ha dato una raffica di risposte. Mi hanno ucciso, diventa solitario, 1200, notte, 1200. Mi hanno sono ucciso. morto in guerra. Sono morto in Porca guerra. vacca. Cioè, non è che ha detto stupidata, Nel 1200 qua sappiamo Eh. che c'erano le prigioni e sì, Hai conosciuto la famiglia Spirito. Beccaria? è il tuo Spirito. spirito qua. Spirito. Spirito. Sei stato imprigionato dai Beccaria, dalla famiglia Beccaria, quando questo palazzo era un castello? Quanto riguarda invece la seconda parte, io devo dirvi che un'anomalia del genere non mi era mai capitata e faccio fatica tuttora a capire che cosa sia effettivamente successo, anzi chiedo il vostro aiuto. Contestualizzando l'accaduto, praticamente noi eravamo ancora giù ovviamente nelle segrete, avevamo deciso di fare la sessione nella galera. Io prendo il registratore, mi sposto e vado sempre rimanendo nella zona sotterranea lontano e lo piazzo in una stanza dove c'erano delle mensole dove probabilmente si mettevano le bottiglie di vino. L'ho messo lontano proprio per fare in modo che non venisse influenzato dalle nostre voci nella prigione mentre facevamo l'indagine. Dopodiché sono tornato dai ragazzi per fare appunto la sessione nelle prigioni. Finita la sessione delle prigioni sono tornato indietro a cercare il registratore per schiacciare stop.
In quel frangente ho incontrato il sindaco che mi stava venendo a cercare, perché siccome la parte sotterranea era molto labirintica, insomma mi ha dato una mano a ritrovare il registratore. Questa cosa temporale avrebbe dovuto durare almeno 30-35 minuti, dal punto in cui io ho schiacciato REC, sono tornato indietro, abbiamo fatto la sessione, sono ritornato verso il registratore insieme al sindaco per schiacciare stop. A livello temporale avrebbero dovuto passare all'incirca almeno 30 minuti. In realtà il file che è stato registrato è di soli 50 secondi. 50 secondi da che io schiaccio REC a che si sentono le voci mie del sindaco che stanno tornando verso il registratore, io prendo il registratore e schiaccio stop. E già questa è una roba stranissima, perché il registratore, ragazzi miei, è fatto in modo che una volta che schiacci REC va avanti a registrare a oltranza finché non si schiaccia stop. Invece ha registrato solo 50 secondi. Ma se ascoltate bene il file, la cosa che mi ha lasciato allibito, e poi lascio che siate voi a trarre le conclusioni, è che si sente all'inizio qualcuno che armeggia sul registratore, poi si sente dei passi che si allontanano dal registratore. Verso il verso i secondi 28-30 si sente la mia voce, quella del sindaco, che stanno tornando indietro, quindi è come se ci fosse stata una terza persona che stava utilizzando il registratore. Ma la cosa ancora più sconcertante, tra virgolette, è che questa persona, che si sente chiaramente i passi, che sta tornando verso il registratore, quando è come se vedesse me e il sindaco che stanno arrivando verso la stanza, fa un sussulto, un sospiro di sorpresa, che si sente una roba del genere, e dopodiché si sente me e il sindaco che arriviamo verso il registratore e io che spengo. Quindi se contestualizzate questi 50 secondi di registrazione, e vi prego di riascoltarli, sembra proprio che ci sia una terza persona che armeggia questo registratore e che poi arriviamo io e il sindaco. Ma la cosa è impossibile, perché noi eravamo tutti alle prigioni, tutti, e non c'era nessuno. Ora, non voglio dire che sia stato il fantasma di turno a fare questa cosa, perché non posso credere, una cosa veramente molto forzata, che sia stata una presenza che abbia armeggiato col registratore, però è una cosa veramente spiegabile. Questo è quanto. Ciao ragazzi. Passi da questa parte o vuoi salire? No, devo trovare il registratore che ho messo giù. Ah, io non ho visto dove l'hai messo. Non c'erano le... allora ho qui, o quella grande di là. Forse, qua. Non ho fatto caso. Allora, se passi di là... Allora, prima di salutarci volevamo fare ancora una sessione qui, qualche domanda qui, che è un po' il luogo dove, ahimè, come abbiamo detto, la pallina si è illuminata, ma avevamo le videocamere spente, e non so, voi ovviamente l'avete già visto, in nostra assenza cosa è successo, però vediamo di essere presenti nel caso succedesse qualcosa adesso. Allora, qui, secondo anche quello che dicevamo prima in separata sede, ci è sembrato il posto un po' più carico, anche se le prigioni ci hanno dato soddisfazione a livello di risposte con il generatore. Sì. A livello di strumenti niente comunque. La sensazione di aver parlato con qualcuno. Sì. Proprio la sensazione c'è stata tutta, insomma. Sì, sì. Perché le risposte erano coerenti con il contesto. Sì, sì. Erano coerenti col contesto. Allora, proviamo a fare altre due domande qui. C'è qualcuno che ci ha seguito o che è sempre stato qui? Prima abbiamo visto una pallina illuminarsi. Lo può fare ancora? Probabilmente non l'ho deciso lo stesso.
Cosa? Il gelatone. Ah, Io il libro non lo uso perché... Sì, si gela qua dentro. Sì, si gela. Qualcuno vuole dirci qualcosa qui? Gli diamo fastidio forse? Non ti sei nascosto, come dicevi Prima ha detto che mi sono nascosto, però eravamo giunti. Allora proviamo a mettere la pallina qui. Allora, la proviamo a mettere vicino. Ok. Non vengono a metterla per terra. Nella stanza di là? Ma non la vediamo da qui, Cioè, Ma con la telecamera? è spenta, non è scarica. Quindi si è scaricata la full spectrum, per cui lasciamoli qui. Tanto. No, nel senso se si illumina la... l'appoggio, ne appoggi di là, l'appoggio una qua. Dei nostri amici ci hanno detto che qua talvolta è capitato di vedere una signora. Sei la padrona di questo luogo? Si è acceso il coso ma sono passata io. Ti stiamo dando fastidio? Quindi prima quando siamo entrati abbiamo avuto proprio la sensazione di qualcuno che ci stesse guardando, studiando. Ok ragazzi, noi abbiamo finito, come sempre diciamo voi quello che c'era da vedere l'avete visto, sta suonando un cellulare, non so di chi è. Ok, quello che nel caso è successo l'avete già visto perché noi stiamo facendo la conclusione dalla macchina di Matte. È stata parecchio interessante, poi il posto è meraviglioso, è inutile che lo rimarchiamo perché è veramente bello, e la stanza del biliardo ci ha dato diverse soddisfazioni, ma anche nonostante non si siano accesi strumenti, la prigione, perché comunque il generatore di parole ha dato un'infilata di risposte, o meglio di parole coerenti e davvero interessanti, quello sicuramente. Ovviamente da prendere con le pinze, con tutte, però l'elenco di parole date è stato veramente interessante. Sì, c'è da dire che quando i posti sono così grandi ci vorrebbero più serie. Sì, perché sono molto dispersivi e cercare avete visto veramente poco quasi niente, quasi niente. Allora, se vi ricordate la Winchester House, ecco, questa più o meno abbiamo uguale. avuto la stessa sensazione, perché porte su porte, corridoi su corridoi, tante stanze. E come diceva Simo, perdonaci, stiamo facendo la conclusione, tu sei appena andata via, ha portato a casa il sindaco che ringraziamo ovviamente. E come diceva Simona, la sensazione che qualcuno ci seguisse, no? Perché erano stanze che si susseguivano l'una con l'altra, tutte comunicanti, come se qualcuno di nascosto ci guardasse, ci seguisse. Sì, a te non è piaciuto il salone grosso? A me non è piaciuto il salone grosso, quello là in alto, non mi è proprio piaciuto, e giù nella ghiacciaia mi veniva da piangere, non so il perché. Ragazzi, vedremo, anzi l'avete già visto perché noi siamo fine video. Comunque tutto ciò che abbiamo vissuto è stato come sempre molto interessante. Se il video vi è piaciuto, un like, una condivisione, lasciate un commento, un hype, adesso si dice anche hype. Esatto, e fateci pubblicità, insomma. A presto. Ciao. Ciao.